Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ce l'abbiamo fatta, è l'ultimo giorno di calciomercato, quindi ultimo giorno di obbligo di riscatto, è il venerdì 30 agosto del 2024, ormai a poche ore dalla fine di questo calciomercato estivo che chiuderà questa notte a mezzanotte e quindi insomma il video esce alle 10, finisce alle 24, sono 14 ore da quando inizia a uscire questo video alla fine di questo mercato. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Beh, che dire, ci siamo addormentati ieri sera con la definizione di forse l'ultima operazione di mercato che riguarda il Milan. Poi adesso parliamo di eventuali nuove chance che riguardano possibili partenze e arrivi in queste ultime 14 ore di mercato, ma ieri ci siamo addormentati con un cambio di programma, ovvero Sì, Ebram viene al Milan, Salmacher va alla Roma, ma cambia completamente la formula, ovvero non più a titolo definitivo, quindi scambio di cartellini più conguaglio a favore della Roma, ma cambia del tutto, prestito secco, Ebram da noi, Salmacher da loro, questa mattina visite mediche, ma prestito secco. allora ti dirò, tra la formula di cui abbiamo parlato fino a ieri e questa, preferisco questa. Prima di tutto, per tutto quello che abbiamo sempre detto su Ebram, ovvero sugli dubbi fisici, Mm. fare un contratto a un giocatore del genere di minimo 3 anni è un conto, un prestito secco è un altro, nel senso che hai modo anche di capire come va il giocatore, come va la sua stagione, quanta tenuta fisica ha, quindi così mi spiace comunque di aver perso un giocatore che ti poteva dare davanti equilibrio, ma non perché lo dico io, perché l'ha detto Fonseca più volte, quindi mi spiace per Fonseca se non avrà più Salmacher, ma diciamo preferisco molto di più questa formula, mi lascia un po' più tranquilla questa formula del prestito Mm. secco per entrambi i giocatori che quella di cui si parlava ieri, appunto, con Guaglio più Salmacher. No, sono d'accordo. Allora, se era uno scambio di cartellini più il conguaglio, soprattutto, era veramente un'operazione che non aveva grandissimo senso, più che altro per le condizioni di Ebram. Cioè, andavi a Mm. comprare un giocatore che, sì, è vero, è sano clinicamente, ma che non sai come e quando può tornare, quanto bene può tornare da un infortunio come quello che ha avuto, ovvero l'infortunio al ginocchio della scorsa stagione. Ehm, Così ha un po' più senso, ha sicuramente un po' più senso, è la possibilità di valutare per un anno Ebram, è ovvio che se dovesse esplodere poi torna alla Roma, ma pazienza, nel caso il mondo è pieno di Qualcosa attaccanti, devi... ragazzi. Amen. Era un rischio anche prima, visto anche Io poi vedremo l'ingaggio che ha Ebram. ha un ingaggio anche importante. Io preferisco rischiare di usare, tra virgolette, bene Ebram un anno e poi perderlo piuttosto che ritrovarmi magari con un Ebram che non conferma le sue condizioni fisiche e di averlo a bilancio con un cartellino tuo, con un ingaggio pesante, eccetera, eccetera. Sì. Preferisco correre più il rischio numero uno, cioè usufruirne per un anno e poi nel caso o trattare o andare a prendere qualcun altro. Va bene, stamattina visite mediche, questa è praticamente storia ormai già. Se le Eh visite sì, mediche vanno bene, siamo già nel passato. Nel futuro invece, Bea, io ripartirei da qui, come al solito, per eccoci farci un qua. po' un'idea generale. Allora, entra Ebram, esce Salmacher, quindi colorino giallo per Ebram che entra. Benasser e Jovic. Questi sono gli ultimi due posti disponibili per le nostre liste. Liste punto, perché questa è la lista Serie A, non è la lista UEFA, per giocare nel Milan. Sì, la lista Quindi, Serie A, esatto. per poter pensare di prendere un altro giocatore, che sia Manu Koné, che sia Rabiot, che sia chiunque altro, che non sia o un italiano o un under 22, perché quelli invece il posto lo avrebbero. Se devi prendere un giocatore che non sia o italiano o under 22 o cresciuto in un vivaio italiano, insomma, queste sono le specifiche, quindi un Rabiot, un Manu Koné, deve per forza uscire definitivamente dalla lista Jovic e o Benasser, o meglio, se ne entra uno solo, o Jovic o Benasser. Quindi la cosa è presto detta, o vanno fuori rosa perché li tagli e restano ad allenarsi, ma non penso che sia una roba
possibile. Uno, perché non è che puoi mettere fuori rosa Jovic, la gente è Ramadani, sconsigliabile. L'altro è Benasser, che è un tuo giocatore, ha più anni di contratto, è un tuo patrimonio, sconsigliabile. E quindi vediamo se in queste ultime ore almeno uno dei due può partire per poi dare la possibilità di avere un po' di spazio e pensare di fare qualcos'altro per il centrocampo a questo punto. Con Isma il discorso potrebbe addirittura aprirsi in prestito, date le ultime che girano, pur di avere un posto libero. Io onestamente, vedendo anche quello che ci serve, poi negli ultimi giorni la vicenda Bennacer ha assunto dei connotati un po' enigmatici, no? Quindi è ovvio che il punto interrogativo c'è. Io per come ho visto il Milan nelle prime due partite, vedendo i bisogni e le necessità, tenderei più a dare in prestito un Jovic che un Bennacer, cioè credo che ti possa servire più un Bennacer Mm. reintegrato totalmente, senza più mancati allenamenti, mancate partite, eccetera, rispetto che un Jovic. Però valuteranno loro. Io, fosse per me, mi terrei più un centrocampista che un attaccante. Allora, facciamo salvo che Benasser, che aveva degli interessi in Arabia, offerte mai, ma interessi in Arabia, ha la possibilità anche di trasferirsi dopo, cioè Sì, fino a martedì 3 settembre il mercato arabo è aperto. Poi a quel punto il mercato europeo chiude, lui si può trasferire in Arabia, tu puoi prendere sostituto solo e soltanto a quel punto o dalle svincoli o dagli svincoli. Quindi non ci quindi sono Rabiot. chance. E quindi sarebbe Rabiot il nome designato a quel punto. Eh, Se invece si apre la possibilità del prestito in Europa, dobbiamo far tutto entro mezzanotte di oggi, quando tutti i mercati europei vanno a chiudersi a mezzanotte di oggi. Quindi abbiamo 14 ore da adesso per o provare a cedere Benasser o provare a dare in prestito Benasser in Europa e andare a prendere Koné, oppure con qualche giorno in più Benasser in Arabia, Rabiot a parametro zero. Queste sono le due chance. Ma non lo so. Eh, Questa No, no, è nel senso la che, storia, certo, non è no, un no, commento. no, no, queste sono le dinamiche. Non mi aspettavo onestamente di parlare del prestito di Bennacer il 30 di agosto, però è andata così. Dipende Diciamo quanto che sei vicino a Manu Koné, perché se Bennacer va via, sostituto va preso, dipende quanto sei vicino a Manu Koné, quanto hai l'accordo con la squadra di Koné e nel caso Rabiot quanto è una possibilità concreta. mm, stiamo parlando più di Benasser per un semplice fatto. Poi adesso parliamo anche di Jovic, perché anche lui potrebbe aprire un posto in lista e quindi non ci sarebbe nemmeno la necessità di far partire Benasser. La questione della partenza Benasser è legata anche al fatto che diciamo che i rapporti sono buoni ma non buonissimi. Un po' Ti tesi. viene- Sì, insomma, gli ultimi giorni soprattutto, ma anche il fatto di essere stato messo sul mercato e di aver fatto magari qualche giorno fuori, insomma, è successo Sì, certo, le cose si un po' fanno di in due. movimento. Esatto, le colpe di solito ce le si divide sempre abbastanza. In questo vedremo se appunto si aprirà la partenza di Benasser, ma tanto come detto, purtroppo, per fortuna, l'orologio scorre, quindi le cose si sapranno abbastanza in fretta. Per quanto riguarda Jovic, che non ha discorso arabo in questo momento aperto, c'è il discorso europeo che chiude, come detto, anche qui a mezzanotte. E c'è il mandato a Ramadani di provare a piazzarlo da qualche parte, perché altrimenti rischia di essere tagliato sicuramente dalle liste UEFA e poi chissà, per un giocatore che qui sì, questo è un errore, avevi valutato in ben altro modo durante tutta questa estate e che negli ultimi giorni di mercato ti sei reso conto che invece era valutabile in un altro e quindi è stato riconsiderato, diciamo così, e messo sul mercato un'altra volta per
quello che assomiglia un po' al remake dell'anno scorso, al contrario, cioè che nelle ultime ore deve andar via. Ma diciamo che sicuramente, pensavi di poterlo vendere sbagliando, anche se per carità è un giocatore che l'anno scorso ha fatto i suoi gol, le prestazioni anche, prestazioni discutibili. Il punto è che se tu lo vuoi davvero mettere sul mercato, quindi rinnovi Jovic unicamente per venderlo, non gli dai neanche la 9 e non lo eleggi a vice Morata, perché più volte è stato eletto a vice Morata, quindi è stato un po' vero che magari hai pensato di venderlo e questa è stata una considerazione che si è rivelata sbagliata, però poi se l'unico tuo obiettivo dopo il rinnovo è venderlo, non gli dai neanche la 9. È stata Mm. un po' fumosa come situazione. Allora, noi ci ridiamo appuntamento, come al solito, a Lance, al talk delle 16, dove le cose, ovviamente mancheranno Chissà. ancora 8 ore alle 16, però soprattutto per quanto riguarda la cessione di Bennassere in prestito potrebbero essere molto più definite, Mm, perché è ovvio che se lo dai in Europa in prestito oneroso, penso e spero, poi ti devi dare del margine per andare a chiudere il resto. Quindi non è che puoi chiudere tutto con una roba del genere nell'ultima ora di mercato. Quindi ci ridiamo appuntamento alle 16, dalle 16 alle 17, soprattutto per quanto riguarda il talk, perché avremo le idee molto più chiare per quanto ci riguarda sul centrocampo. E poi, come al solito, da domani si torna a parlare di campo, parlerà anche Fonseca, tra l'altro, in tutto questo, oggi pomeriggio, quindi avremo piatto ricco oggi. Bea, grazie, a dopo. grazie a voi, a dopo.